Ciao ragazzi e benvenuti! In questo video vi presento una nuova strategia sviluppata da noi di Asset Trading basata sulle rotture giornaliere dei prezzi del giorno precedente e applicata all'indice americano S&P 500. L'aspetto interessante di questa strategia è che prevede una sola operazione al giorno eseguita ad un orario preciso, per cui non è necessario restare tutto il tempo davanti al computer a controllare i grafici e può essere applicata con facilità anche manualmente. Subito dopo la sigla la analizziamo nel dettaglio, per cui restate fino alla fine e non ve ne pentirete. Se siete interessati alle nostre strategie di trading, vi invito a visitare il nostro sito all'indirizzo www.astrading.net e nella pagina dedicata ai trading system potete trovare tutte le nostre strategie con i report dettagliati delle performance e potete scaricarle gratuitamente per provarle su un conto demo. Per cui non dimenticate di venirci a trovare dopo aver visto il video. Prima di cominciare, come sempre, devo fare due importanti premesse. Anzitutto dovete ricordare che le performance passate di una strategia non danno nessuna garanzia in merito alle performance future. Inoltre voglio sottolineare il fatto che le analisi e le informazioni contenute in questo video hanno il solo scopo di informare e non devono essere interpretate in alcun modo come un incentivo all'investimento o come dei consigli finanziari. Detto questo, possiamo davvero cominciare analizzando nel dettaglio la strategia. Anzitutto la strategia lavora solo long, ovvero si aprono solo ordini di acquisto. Il motivo di questa scelta è legato al fatto che l'indice S&P 500 ha una forte tendenza rialzista, per cui, trattandosi di una strategia che opera sui breakout dei prezzi giornalieri, si troverebbe ad aprire un numero di ordini di vendita molto ridotto, creando una base statistica non sufficientemente ricca da poterne estrarre delle informazioni affidabili. Ciò significa che, per non operare, alla cieca, ho preferito limitare l'operatività ai soli ordini di acquisto, anche se quelli di vendita in passato mi avrebbero potuto generare dei profitti. Per andare più nel dettaglio delle regole operative, apriamo il grafico dell'indice S&P 500 impostato su time frame a 4 ore e inseriamo i separatori di periodo giornalieri per indicare dove iniziano e finiscono le giornate. A proposito di inizio e fine giornata, l'operatività della strategia è basata sul fuso orario globale chiamato UTC, ovvero Coordinated Universal Time, ed è il fuso orario scelto come riferimento globale sulla base del quale sono calcolati tutti gli altri fusi del mondo. Io utilizzo questo riferimento orario per evitare confusione col passaggio dall'ora legale all'ora solare. Poi, rispetto all'ora italiana, basta aggiungere un'ora quando è in vigore l'ora solare e 2 ore quando è in vigore l'ora legale. Partendo dal grafico a 4 ore dell'indice, quello che dobbiamo fare è individuare il prezzo massimo raggiunto il giorno precedente ed esattamente alle ore 12 posizionare un ordine pendente di tipo buy stop ad un prezzo che è dato dal massimo individuato più un piccolo offset, quindi ad una certa distanza, in modo da evitare false rotture e quindi trade perdenti. Questo offset è pari allo 0,2% del massimo del giorno precedente. Per calcolare quindi il prezzo a cui posizionare l'ordine è sufficiente moltiplicare il prezzo del massimo del giorno prima per 1,002. Una volta trovato il prezzo corretto, posiziono l'ordine. Se il massimo individuato è quindi pari a 4.126 punti, una volta moltiplicato per 1,002, trovo che l'ordine va posizionato a 4.134,3 punti. Ho deciso di utilizzare come offset una percentuale del prezzo anziché un valore fisso perché, come si vede da questo grafico mensile dell'S&P 500, a cui ho aggiunto l'andamento dell'ATR a 14 periodi, la volatilità dello strumento e quindi le oscillazioni dello strumento che mi possono generare falsi segnali aumenta con il suo valore, per cui utilizzando un valore percentuale ho un offset che aumenta con l'aumentare del prezzo dell'indice. Per finire, attenzione ad un piccolo dettaglio.
Se il massimo della giornata odierna ha già superato il prezzo a cui andrebbe inserito l'ordine, anche se il prezzo è poi sceso, l'ordine non va posizionato e si aspetta il giorno seguente. Bene, visto come quando posizionare l'ordine pendente, vediamo la parte legata alla gestione del rischio ed in particolare allo stop loss necessario per limitare le potenziali perdite. La posizione dello stop loss è proporzionale alla volatilità dello strumento finanziario. In questo modo viene dato più respiro all'operazione nelle fasi ad alta volatilità per evitare di chiudere l'operazione in perdita per un semplice ritracciamento e allo stesso tempo si limitano le perdite nelle fasi invece a bassa volatilità. Questo chiaramente significa che le perdite non avranno sempre lo stesso importo, ma varieranno col variare del comportamento dell'indice. Per determinare la volatilità utilizzo il classico indicatore ATR, cioè l'Average True Range, impostato su time frame a 4 ore con periodo 60. 60 è stato scelto per mediare la volatilità degli ultimi 10 giorni di contrattazione e quindi avere un indicatore non troppo veloce e non troppo sensibile alla volatilità istantanea dell'indice. Il calcolo dello stop loss si fa semplicemente sottraendo al prezzo a cui è stato posizionato l'ordine il valore dell'ATR a 60 periodi della candela precedente, moltiplicato per un coefficiente pari a 1,2. Per cui se abbiamo posizionato l'ordine a 4134,3 punti ed il valore dell'ATR è 19,5, lo stop loss va posizionato a 4110,9 punti. Per quanto riguarda il take profit, invece, in questa strategia non viene utilizzato, per cui possiamo passare a vedere le modalità di gestione e chiusura dell'ordine. Anzitutto vi anticipo che qualunque cosa succeda nell'arco della giornata, l'ordine, sia che sia rimasto pendente, sia che sia entrato a mercato, va chiuso o eliminato alle ore 20 UTC. Questo significa che le operazioni hanno una durata massima di 8 ore e non ci sono posizioni che rimangono aperte durante la notte o nei weekend. Inoltre, una volta aperta la posizione a mercato e raggiunto un certo profitto in PIP, la strategia prevede l'attivazione del trailing stop, cioè di quella funzione di cui tutte le piattaforme di trading sono dotate, che permette allo stop loss di inseguire il prezzo di quotazione per incrementare i potenziali profitti e all'aumentare del prezzo. Procediamo per gradi e vediamo intanto qual è la soglia oltre la quale entra in funzione il trailing stop. Per il calcolo della soglia di attivazione del trailing stop ci torna ancora utile il valore dell'ATR a 60 periodi utilizzato poco fa. In questo caso però dobbiamo moltiplicarlo per 0,4, quindi un valore pari a un terzo di quello usato per lo stop loss, e aggiungerlo al prezzo di apertura dell'ordine anziché sottrarlo. Per cui se l'ordine è stato posizionato al prezzo di 4134,3 e l'ATR, come abbiamo visto prima, a valore 19,5, il trailing stop entra in gioco quando viene superata la soglia dei 4142,1 punti. Una volta raggiunto il prezzo dell'ordine pendente, l'ordine viene eseguito e superato il livello di attivazione del trailing stop, si procede inizialmente spostando lo stop loss a 0, cioè il prezzo di apertura, per proteggersi da eventuali ritracciamenti ed essere sicuri che qualunque cosa accada non posso più perdere denaro. Dopodiché si attiva il trailing stop che sposta lo stop loss verso l'alto ad ogni nuovo rialzo del prezzo di contrattazione dell'indice. Ora che le regole operative sono state spiegate, faccio un passo indietro e aggiungo un ultimo dettaglio, ovvero un filtro che ci evita di entrare al mercato contro trend. Questo filtro consiste semplicemente nel controllare che il valore della media mobile semplice impostata a 180 periodi nella candela di posizionamento dell'ordine sia superiore al valore della candela precedente. Se la media mobile semplice è quindi in salita, presuppongo di trovarmi in un trend ascendente e posiziono l'ordine pendente. Se invece è in discesa, mi trovo in un trend discendente e non posiziono l'ordine per non trovarmi ad operare contro trend. Bene, ora che tutte le regole sono definite, vi mostro un breve backtest in cui si vede la piattaforma operare e nel frattempo vi riassumo il tutto per poi passare all'analisi dei risultati. Come abbiamo visto, quindi, si posiziona l'ordine pendente di tipo buy stop alle ore 12 UTC ad un prezzo pari al massimo del giorno precedente più lo 0,2% del prezzo stesso, a condizione però
che il valore calcolato non sia ancora stato superato dai prezzi giornalieri e che la media mobile semplice a 180 periodi abbia una pendenza positiva. Subito dopo aver posizionato l'ordine, bisogna definire lo stop loss, che si calcola come il valore dell'ATR a 60 periodi moltiplicato per 1,2. Una volta entrato a mercato e superato la soglia in pip data dall'ATR moltiplicato per 0,4, si sposta lo stop loss al prezzo di apertura e si attiva il trailing stop. Infine, se l'ordine alle ore 20 UTC è ancora presente perché non è stato eseguito oppure non è stato chiuso per stop loss, va eliminato manualmente. Finalmente possiamo passare all'analisi dei risultati. Come sempre, per dimostrarvi le buone potenzialità della strategia, vi mostro i risultati ottenuti facendo un backtest di 5 anni, utilizzando dati storici reali del CFD proposto da Dukascopy, che ha come sottostante l'indice americano, alla massima risoluzione temporale, ovvero ad ogni tick, e con spread reale. Il tutto ovviamente è stato fatto realizzando il trading system della strategia utilizzando la Visual J Forex. Nel grafico è riportata con la linea blu l'equity ottenute eseguendo un backtest con size fissa da un contratto dal 17 aprile 2017 al 16 aprile 2022, quindi 5 anni completi. In particolare l'area azzurra racchiude l'equity nel periodo di ottimizzazione del trading system, quindi nel periodo che viene detto in sample, che va dal 17 aprile 2017 al 16 aprile 2021, 4 anni, mentre l'area verde racchiude l'equity in un periodo successivo a quello dell'ottimizzazione e su cui il trading system non è mai stato testato. Questo periodo di un anno, che va dal 17 aprile 2021 al 16 aprile 2022, viene chiamato out of sample e viene utilizzato per verificare l'effettiva bontà e robustezza della strategia e dei parametri scelti e per controllare che i risultati ottenuti nel periodo di ottimizzazione, l'in sample, non siano frutto di overfitting. Nel grafico è poi rappresentato l'andamento dell'indice S&P 500 con la linea grigia, mentre in basso è riportato il drawdown ed in alto, in posizione centrale, i profitti ottenuti durante i 5 anni di test. L'equity mostra un andamento abbastanza lineare che segue fedelmente l'indice, con il vantaggio però di avere delle cadute più limitate, e questo è evidente soprattutto a marzo 2020 durante l'esplosione della pandemia. Sebbene la strategia presenti, un po' come tutte le strategie, dei momenti difficili caratterizzati da trade in perdita anche con indice in salita, si vede come sia in grado di filtrare piuttosto bene le fasi più nervose o in discesa dell'S&P 500 e non si vedono valori di drawdown particolarmente elevati. Questo è dovuto al fatto che una volta chiuse le eventuali operazioni in perdita, la presenza sia dell'offset impostato sul prezzo massimo del giorno precedente che del filtro dato dalla media mobile semplice aiutano la strategia ad evitare trade potenzialmente in perdita. Infatti, anche se i periodi underwater non sono proprio sempre limitati, il più lungo dura infatti 217 giorni, le cadute dell'equity sono sempre piuttosto contenute. Un'altra cosa evidente è che la parte di equity relativa al periodo out of sample presenta un andamento molto simile a quello del periodo in sample e risponde molto bene alla discesa dell'indice vista nei primi mesi del 2022. Tutto questo indica che il trading system non ha cali di performance nel periodo in cui non è stato soggetto a ottimizzazione ed i risultati ottenuti non sono sovraottimizzati. Questo dimostra che si tratta di una strategia robusta e performante per tutto il periodo di analisi. Per finire, dall'istogramma relativo ai profitti annuali, vediamo che tutti gli anni sono positivi tranne il 2020 e che il 2017 e il 2018 hanno profitti piuttosto bassi rispetto agli altri anni. Per quanto riguarda il 2020 sappiamo che è stato un anno davvero particolare. La strategia ha risposto molto bene alla caduta legata al Covid, ma poi nel resto dell'anno, dopo una buona fase iniziale, ha perso alcuni trade che hanno portato l'anno in perdita. Questo ovviamente è un peccato, ma poteva andare anche molto peggio. Il 2018 è stato un anno negativo per l'S&P 500, che ha chiuso con una performance del meno 4,4%, per cui il fatto che la strategia abbia comunque generato un profitto a fine anno, seppur modesto, è un punto a suo favore. Infine, il 2017 ha portato anch'esso a profitti limitati
e questo è dovuto alla limitata volatilità dell'indice registrata in quell'anno. Infatti si vedono molte operazioni, ma tutte con profitti o perdite contenute, che non hanno permesso di sfruttare in pieno l'effetto del trailing stop. A fronte di questa analisi, penso che il punto di forza della strategia sia quello di essere in grado di filtrare le cadute più brusche e i periodi ad alta volatilità dell'indice, portando delle oscillazioni dell'equity decisamente più basse rispetto a quelle dell'S&P 500. Passiamo ora, come sempre, ad analizzare le metriche, cioè quei numeri che ci permettono di continuare con la valutazione delle performance in maniera ancora più oggettiva. Nella tabella vediamo le metriche principali sia per il periodo in sample, quindi 4 anni di ottimizzazione, sia per il periodo totale di in sample più out of sample, corrispondente a 5 anni. Vediamo anzitutto che la strategia, che ricordo abbiamo testato con il CFD di Dukascopy che replica l'andamento dell'S&P 500 con operazioni da un contratto, ha generato un profitto totale lordo, quindi senza considerare le commissioni, di 198,96 euro nel periodo in sample e di 293,44 euro nel periodo in sample e out of sample, il che corrisponde a circa 60 euro annui. Il profit factor è pari a 1,65 nel periodo in sample e 1,74 nei 5 anni complessivi, valore buono e che mostra come la strategia nel periodo out of sample abbia ottenuto un rapporto tra guadagni e perdite complessivamente superiore al periodo in sample. Per quanto riguarda il numero di trade, sono state eseguite 173 operazioni nel periodo in sample, quindi 43 l'anno, che, anche se non è un numero elevatissimo, è sicuramente sufficiente per poter fare delle analisi statistiche. Questo numero è stato poi confermato anche nel periodo out of sample con altre 38 operazioni. La percentuale di trade vincenti in entrambi i periodi considerati è del 66-67%, valore piuttosto alto che indica che su 100 operazioni circa i 2/3 vengono chiuse in profitto. La buona probabilità di successo della strategia è anche confermata dal numero di trade consecutivi in profitto e in perdita. Si vede infatti che i trade consecutivi in profitto sono 9, numero molto maggiore rispetto a quelli in perdita che sono 3. Relativamente al drawdown, il valore massimo è stato registrato nel periodo in sample verso la fine del 2020 ed è stato di poco più di 30 euro. Chiudiamo con il rapporto tra il profitto e il drawdown che è di 6,27 nel periodo in sample e di 9,25 nel periodo totale. I valori sono buoni, soprattutto nel periodo complessivo, grazie ad una serie di trade molto profittevoli registrati tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022 e dovuti all'alta volatilità che ha caratterizzato l'indice in quel periodo. Ora che abbiamo verificato le performance e le abbiamo giudicate più che soddisfacenti, dobbiamo verificare che i profitti lordi generati dalla strategia siano sufficienti a coprire i costi che sono legati alle commissioni di apertura e chiusura delle operazioni. Ovviamente non consideriamo i costi overnight necessari per mantenere le operazioni aperte più di un giorno, in quanto, come abbiamo visto, le operazioni vengono chiuse sempre al più tardi alle 20 dello stesso giorno di apertura. Le commissioni variano da broker a broker. Noi in questo caso faremo il calcolo del profitto netto considerando le commissioni applicate dall'intermediario che utilizziamo per la nostra operatività, cioè Dukascopy. Voi potrete fare lo stesso andando a verificare quali sono le commissioni del vostro broker e facendo gli stessi calcoli per capire quindi quale sarà il vostro profitto netto. Il profitto totale netto lo calcoliamo come il profitto totale lordo meno il totale del costo delle commissioni. Il totale del costo delle commissioni è dato dal numero di posizioni aperte, ovvero 211, per la commissione applicata dal broker per 2, perché dobbiamo aprire e chiudere la posizione. Considerando quindi tutti i costi, il profitto totale netto che otteniamo è di 215 euro. Questo significa che la strategia è in grado di generare un profitto tale da coprirmi abbondantemente tutti i costi. In questa analisi, come sempre, ho trascurato lo slippage. Questo perché è difficilmente prevedibile, in quanto è legato a molteplici fattori. Inoltre a volte può comportarmi una perdita, altre un profitto, per cui per questa analisi l'ho trascurato e considerato nullo.
Ora che abbiamo valutato la strategia e verificato che può generare un rendimento netto positivo, dobbiamo determinare il capitale necessario al trading system per poter lavorare. L'obiettivo è quindi assegnare sufficiente capitale alla strategia da permettere di operare anche a seguito di perdite che, volendo assumere un approccio conservativo, dobbiamo ipotizzare superiori a quelle ottenute in fase di test. Se infatti siamo sottocapitalizzati, rischiamo di non poter recuperare le perdite perché non abbiamo più capitale a sufficienza da mettere a margine per aprire nuove operazioni. Come si vede dal grafico, minore è il capitale che assegniamo alla strategia, maggiore sarà il potenziale rendimento che ne possiamo ottenere. Infatti, il rendimento è dato dal rapporto tra il profitto netto ottenuto dalla strategia in un certo periodo di tempo ed il capitale investito, ovvero il capitale che dedico alla strategia per operare. La scelta del capitale è molto soggettiva. Ognuno può assegnare alla strategia il capitale che preferisce, sapendo che minore è il capitale e maggiori saranno i potenziali rendimenti. Ma in caso di perdite ho maggiore probabilità di ricevere la margin call da parte del broker che mi informa che il controvalore presente sul conto non è più sufficiente a coprire le perdite ed il margine vincolato dalle operazioni aperte. A fronte della margin call, le possibili azioni che possiamo fare sono solo due: o si aumenta il capitale disponibile sul conto di trading tramite versamenti, mettendo chiaramente a rischio altro denaro, o si chiudono le posizioni aperte incassando delle perdite spesso importanti. Si capisce quindi che determinare la corretta capitalizzazione da assegnare ad ogni strategia in funzione del livello di rischio che vogliamo assumerci è estremamente importante. Noi per il calcolo della capitalizzazione utilizziamo una formula molto semplice che definisce il capitale necessario alla singola strategia come 4 volte il drawdown massimo riscontrato nella simulazione storica più la perdita media per il numero di perdite consecutive registrate durante il periodo di test, a cui si aggiunge infine il margine richiesto dal broker per l'apertura delle operazioni, in funzione ovviamente della size delle operazioni e della leva utilizzata. Questa strategia può aprire una sola operazione alla volta, per cui facendo il calcolo risulta che in caso di leva 1,50 il capitale risulta di 225 euro, che mi porta ad un potenziale rendimento annuo del 19,1%, mentre con leva 1,30 il capitale è di 280 euro con un rendimento annuo medio del 15,4%, per cui un rendimento piuttosto buono considerando che l'indice nello stesso periodo ha avuto un rendimento medio anno del 17% e la strategia delle oscillazioni dell'equity molto più contenute rispetto a quelle che otterrei con una semplice strategia buy and hold. Ovviamente se ho molta fiducia nella strategia o voglio assumere un livello di rischio superiore, posso modificare la formula per il calcolo del capitale, ad esempio moltiplicando per 3 anziché per 4 il drawdown, per ottenere dei rendimenti chiaramente più elevati. La differenza che ottengo utilizzando una leva piuttosto che un'altra è semplicemente dovuta al fatto che il margine richiesto dal broker a copertura dell'operazione è tanto maggiore quanto minore è la leva utilizzata. Infine, il capitale calcolato si riferisce, come è stato detto, ad operazioni da un contratto. Se decido di operare con più contratti, è sufficiente scalare il capitale, così come i profitti, proporzionalmente alla dimensione dell'operazione. Bene, con questo siamo arrivati alla fine. Spero che questo video vi sia piaciuto e abbiate trovato le informazioni utili. Se è così vi chiedo come sempre di mettere un bel like qui sotto per supportarci e farci capire che apprezzate il lavoro che vi stiamo proponendo. Questa strategia ha dato ottimi risultati anche con altri strumenti finanziari e di questo ne parleremo nei prossimi video insieme anche ad altre strategie di trading. Per cui se non volete perderveli iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina qui sotto. Inoltre vi ricordo di andare a visitare il nostro sito all'indirizzo www.astrading.net dove potete trovare tutte le nostre strategie e scaricarle gratuitamente per provarle per un periodo illimitato sul vostro conto demo. Per concludere, se avete domande, osservazioni, proposte o argomenti che volete approfondire, fatecelo sapere nei commenti qui sotto e sicuramente vi risponderemo e magari faremo anche dei video dedicati.
Con questo vi ringrazio per essere rimasti fino alla fine e ci vediamo al prossimo video. A presto!